Ciao a tutti, oggi siamo alla Sido a Roma e abbiamo un ospite a cui tengo tantissimo, l'ho aspettato, lo chiamo da giorni per bloccare la sua agenda. Matteo Reverdito, grazie di essere con noi. È un piacere, grazie a te per l'invito. Allora Matteo, il tuo studio è a Cuneo, quindi sei sempre in giro per il mondo. Prima mi raccontavi che hai fatto un giro Istanbul, Parigi, però c'è un lato positivo in tutto questo, se anche la tua vita è abbastanza complicata, il lato positivo è che puoi essere qui con noi e raccontarci veramente delle esperienze interessanti, perché hai uno spettro di visione piuttosto ampio. Vado subito al dunque. Tu qui alla Sido parli di fotobiomodulazione, sì, e di come aiuta la predicibilità e anche gli spostamenti dei movimenti dentali in ortodonzia. Ce ne vuoi parlare un pochino? Sì, guarda, se posso ti faccio un'introduzione di quello che, proprio come dicevi tu, girando il mondo mi ha dato questa, diciamo, apertura mentale. Io trovo che sia oggigiorno essenziale, quando noi pensiamo ai nostri pazienti, cercare di trattarli, come penso, immagino vogliano fare tutti, sempre nel modo migliore possibile. Ma anche complice l'educazione universitaria che abbiamo avuto soprattutto anni fa, ci incentriamo sempre molto sulla clinica, sulla diagnosi, sul piano di trattamento. Invece ho visto come sia sempre importante questa parte, ma diciamo che l'insieme di come noi trattiamo il paziente, di come noi riusciamo a coinvolgerlo nel trattamento, ottenere la collaborazione e come nel frattempo riusciamo a dargli una mano dal punto di vista biologico, come per esempio con la fotobiomodulazione, a ottenere i suoi risultati, ho visto che alla fine fa davvero la differenza. Me ne sono accorto con 25 anni di esperienza, perché ormai stiamo invecchiando. Un po' di prove le hai fatte. Un po' di prove le abbiamo fatte, io e mia moglie anche, con cui lavoro da tantissimi anni, con lei prima a Torino, poi a Cuneo, e in questi anni di, diciamo, viaggi per fare presentazioni, ma soprattutto per imparare dagli altri, ho incontrato, poi è diventato amico, Kenji Ojima, che ci aveva presentato questo suo sistema, cioè il sistema che usava lui, della Biolux, di questo Orthopulse, che tramite la fotobiomodulazione gli permetteva di cambiare gli allineatori ogni 3 giorni. Questa cosa ci ha sorpreso, perché all'epoca diciamo che i 14 giorni erano... Da 14 a 3-4 è una bella differenza. Certo. A leggere un po' di letteratura, a testarlo sui pazienti, e abbiamo trovato che ci sono effettivamente delle differenze. Non ho la presunzione di mettermi al posto di quello che dicono le ricerche, quindi la letteratura, ma la sensazione di quando uno vive in uno studio comunque ha un suo peso, certo. E negli anni abbiamo visto che comunque siamo più soddisfatti del risultato. Da un punto di vista biochimico abbiamo questo meccanismo che permette alle cellule di immagazzinare quell'energia necessaria per rispondere in maniera più pronta, più rapida ai nostri stimoli ortodontici, e dall'altra parte c'è lo stesso meccanismo che porta a una riduzione del fastidio ai pazienti stessi. Ok. Ecco, mi soffermo proprio su questo, sulla riduzione del fastidio. Chiaramente tu sei sempre stato molto attento anche al lato paziente, un po' ce l'hai detto, un po' mi ricordo anche in tanti conversazioni che abbiamo fatto. E ci racconti quali sono i vantaggi percepiti dal paziente che ti aiutano anche per agevolare il trattamento, per aumentare la compliance e credo, ma correggimi se sbaglio, anche il monitoraggio del trattamento? Sì, sono tutte componenti che entrano in gioco e si supportano a vicenda, quindi rientra in quello che poi descriveremo nella presentazione di oggi come metodo, tra virgolette, che non è altro che un insieme di protocolli organizzati per ottenere il miglior risultato possibile, e questo meccanismo che rende più piacevole, diciamo, meno fastidioso, ecco. Meno traumatico.
aromatico, questa spinta, che sì, l'allineatore, noi usiamo principalmente allineatori da parecchi anni ormai, e sono più, diciamo, delicati, programmati, quindi spingere tanto e fare tanto male al paziente con queste apparecchiature già è difficile. Il fastidio lo dà, perché comunque la spinta ortodontica dà sempre al cambio fastidio allineatore esatto. certo. Quindi questo meccanismo permette al paziente di indossare l'allineatore con meno noia e aumenta di conseguenza la compliance, perché ovviamente non è portato a, diciamo, toglierlo appena può per avere quell'attimo di respiro, di sollievo. L'ha utilizzato prima fra tutti, ovviamente noi facciamo sempre da cavia, noi, i nostri figli, per gli allineatori dei bambini. Ovviamente siamo brutte persone, quindi sfruttiamo chi abbiamo vicino per vedere se le cose funzionano come dovrebbero. E quando mi ha detto che effettivamente usando questo sistema della fotobiomodulazione lei sentiva meno la pressione degli allineatori, abbiamo, come dicevo prima, approfondito e abbiamo visto che tanti pazienti ci riferivano la stessa cosa. Infatti abbiamo delle, chiamiamole, interviste fatte ai pazienti che ci raccontano, e molti sono contenti di andare più veloce, ma ancora di più sono contenti di non avere fastidio, cioè di fare un trattamento che gli permetta di vivere la loro vita più o meno come facevano prima. Quindi senza grandi disagi dal punto di vista operativo, se non il classico metti togli l'allineatore, e senza fastidio, che comunque nella vita dove già ne abbiamo di pensieri, diciamo così, avere anche una bocca dolorante, insomma, a livello psicologico può diventare un peso in più che riusciamo a evitare ai pazienti. Doppia cosa, no? Meno fastidio, trattamento più veloce, quindi è chiaro che c'è una percezione diversa, anche più collaborazione, no? Esatto, noi abbiamo la possibilità di, tra virgolette, monitorarli tramite un'applicazione che loro hanno sul cellulare, che ci dice quanto lo stanno utilizzando. Quindi prima ancora che uscissero tutti i sistemi di monitoraggio remoto che ci sono oggi, sono ovviamente più avanzati nel monitoraggio, perché riusciamo anche a vedere quello che succede dentro la bocca, però già questo sistema che mi dice come viene utilizzata il dispositivo ci dava un riscontro quasi diretto proprio su quanto veniva utilizzata anche l'apparecchiatura, perché era molto semplice che utilizzando bene, con costanza, il dispositivo, noi sapevamo quando lo usava, a che ora, per quanto tempo, se lo facevano correttamente, perché si usa 5 minuti sull'arcata superiore, 5 minuti sull'inferiore, e questo, che sono solo 10 minuti al giorno, ma sono comunque sempre 10 minuti al giorno, quindi questa cadenza, questa costanza ci dava di conseguenza un'idea della collaborazione. Anche questa l'abbiamo vista con l'esperienza, però effettivamente come adesso vediamo il monitoraggio remoto, chi non esegue le scansioni di monitoraggio sappiamo benissimo che non utilizza come si deve anche l'apparecchiatura. E poi io parlo di allineatori, ma con la fissa non cambia molto, perché non ha da mettere e togliere, ma senza compliance qualsiasi trattamento non funziona. Di sicuro non nel modo ottimale. Sì, certo, poi magari si allungano i tempi, allora il paziente si demotiva e lo sappiamo, insomma, si innesca un circolo. E quello è proprio il motivo alla base dell'accelerazione. Oltre al fastidio, che è quello che noi vogliamo ridurre il più possibile, ci interessa anche accelerare, non per fare gli Speedy Gonzales, ma perché più corto è il trattamento, meno di conseguenza stressiamo il paziente, più riusciamo a sfruttare la sua collaborazione quando hai i picchi. E poi man mano che va avanti veloce il paziente si vede i risultati in bocca, questo a sua volta crea motivazione, la motivazione fa aumentare la compliance. Diventano diciamo coinvolti nel trattamento, e tutti coloro che sono coinvolti ci portano anche persone in studio che vogliono un trattamento simile a quello che hanno gli è stato raccontato. E questo ci porta anche col passaparola ai pazienti, che oggigiorno non basta. Questa è una cosa interessante, perché poi io parlo spesso del fatto che la tecnologia in molti casi è un fattore abilitante anche di marketing. A te questa cosa non devo dirla perché hai iniziato a lavorarci tanto tempo, però è chiaro che ti alimenta questo passaparola positivo quando sei un professionista che lo utilizza.
ragionamento, non so, inconscio nel buona parte dei pazienti, che se uno è all'avanguardia con la tecnologia è anche probabilmente più bravo, più aggiornato, più preparato sì, è vero. degli altri, che non è affatto Che non vero, è detto, perché chiunque certo, può comprarsi un dispositivo e non saper fare ortodonzia, ma se uno sa fare ortodonzia e la mette in pratica con i mezzi che oggi abbiamo a disposizione, la propria ortodonzia di sicuro, per bella che sia, diventa più piacevole, più rapida, più performante, perché no? E quindi anche dal punto di vista clinico sono tutti aspetti questi, a parte il meccanismo biologico, sono tutti aspetti extraclinici, che però ci danno un ritorno proprio nel risultato ortodontico clinico importante. Almeno nella nostra esperienza noi siamo molto più contenti dei risultati dei nostri trattamenti oggi rispetto a quando eravamo molto talebani e inquadrati nella gestione ferrea del protocollo clinico, trascurando quasi quello che era il lato paziente, che però uno ha diritto di, insomma, se qualcosa esiste che gli fa per migliorare la sua esperienza, lo fa gli fa migliorare anche l'esperienza, secondo me noi siamo, non dico costretti, ma dovremmo cercare di fornirgli quel tipo di servizio, senza rinunciare a una goccia di quello che è la nostra qualità clinica che abbiamo imparato negli anni di esperienza di formazione. Ovviamente tutto questo non va a togliere niente dalle tecniche tradizionali, da tutto quello che si è fatto finora e si è fatto benissimo. C'è solo uno stimolo per fare qualcosa in più. Senti, ma prima di iniziare a registrare tu mi parlavi, e calza proprio il pennello con quello che ci siamo detti, del tuo metodo ortodonzia digitale integrata. Sì. No? Quindi come si inserisce poi in questo contesto tecnologico? Come funziona questo metodo? Guarda, in poche parole, noi l'abbiamo chiamata così, ma è semplicemente una descrizione di quello che è. C'è un'ortodonzia che è diventata digitale negli anni e che è stata poi integrata da due componenti essenziali. Una è la parte tecnologica, una è la parte di intelligenza emotiva. Oggi farò una spiegazione molto breve di questa parte perché ci sarebbe da fare 2 giorni di conversazione, davvero, perché è molto interessante. Noi abbiamo iniziato a crescere anche dal punto di vista, chiamiamolo, del business, nel momento in cui abbiamo iniziato a studiare comunicazione, leadership, abbiamo capito l'importanza della followership, di cui non parla nessuno, che invece è l'altro lato della leadership. Cioè, tutti ci spiegano come dobbiamo essere oggi imprenditori, leader del nostro staff, guidare, però guidare chi? E quindi ci devono essere una serie di caratteristiche, una serie di formazioni da fare dal lato dello staff che ci dà di ritorno una gestione molto più semplice, soprattutto dell'aspetto delega. Quindi questo rapporto bionivoco tra noi e il nostro staff, il fatto che ogni membro dello staff deve diventare un piccolo leader del suo settore, quindi con una propria motivazione e una propria intenzione a coinvolgere gli altri e ottenere risultati migliori. Quindi fu un risultato a catena che ci dà risultati migliori dal punto di vista della gestione dello studio in genere, ma anche dal punto di vista della clinica. Perché quando si vive bene nello studio, quello che viene chiamata la team experience, cioè e noi ci viviamo in studio, quindi non dico che sia più importante della nostra famiglia, assolutamente, però siete più in ma a livello di tempo casa. siamo più a studio che a casa. Questo ci porta un tipo di lavoro e di organizzazione che ci permette di dedicarci meglio, con più testa, con più attenzione, con più calma al paziente. E se noi lavoriamo meglio, il nostro risultato, facendo le stesse cose, comunque è migliore. Di conseguenza il team ci aiuta a creare un patient journey, che è un percorso che il paziente vive con noi e senza di noi quando arriva a casa, ma sempre seguito dalla nostra presenza che lo accompagniamo lungo il tragitto. Per lo studio c'è tutta una serie di protocolli, per quando tornano a casa c'è la serie dei protocolli dell'intelligenza artificiale, del monitoraggio remoto,
che ci servono di nuovo per entrambi gli aspetti, cioè monitorare l'andamento clinico, ma anche tenerci in contatto col paziente, tenergli alta al paziente la collaborazione, la motivazione e questo famoso coinvolgimento che è uno dei proprio principali segreti del, chiamiamolo, successo del trattamento, perché solo da una parte non si riesce a fare tutto. Bisogna fare un lavoro di squadra col nostro team e in team con il nostro paziente. È molto interessante questa cosa che fate, perché spesso all'interno dello studio si analizza il patient journey all'interno dello studio, dall'ingresso, magari dalla telefonata alla poltrona, invece estenderlo anche all'esperienza a casa è un grande valore aggiunto, sempre per lavorare anche sulla percezione, sull'esperienza totale. È un mondo in espansione per noi, infatti ogni volta modifichiamo, cerchiamo di adattare i nostri protocolli, implementarli, e in questo lo staff ci aiuta tantissimo. Infatti, so che anche vi divertite però in questa cosa, state tanto in studio, però vi divertite con queste implementazioni, se c'è intorno a noi la gente giusta, cioè quella che apprezza il voler migliorarsi e mettersi alla prova, c'è da divertirsi un sacco, perché ogni giorno c'è uno che propone un modo per ottenere di più faticando di meno, perché poi alla fine sembra inseriamo, ci ammazziamo di lavoro. In realtà cerchiamo proprio di aumentare le nostre potenzialità lavorative, riducendo però quello che è, uno, la tensione, perché lo stress ci fa sembrare enorme qualsiasi piccola cosa, ma anche le ore lavorate in studio. Quindi l'obiettivo, non dico che ci siamo arrivati, magari, però fra qualche anno, ma l'obiettivo su cui stiamo lavorando e che iniziamo a gustarci come primi risultati è riuscire a lavorare bene e tenerci dello spazio per noi. Giusto. Noi quest'anno ci siamo messi a giocare a golf, personal trainer, un po' di sport in giro, e ci costringiamo a chiudere l'agenda e fare questo, perché comunque uno, la famiglia ne ha diritto di stare un po' insieme, due, staccare la testa fa lavorare in maniera più concentrata e quindi alla fine uno rende di più lavorando di meno. Sembra un paradosso, ma stiamo vedendo che funziona. Se lo vedete, insomma, praticamente. Grazie, perché siamo partiti dalla fotobiomodulazione, siamo arrivati alla balance lifetime, no? È bellissimo, è un percorso bellissimo. Grazie di essere stato con noi, veramente. E ci rivediamo presto, probabilmente organizziamo qualcosa. Grazie di essere stato qui. Volentieri. Grazie.